prime esperienze che abbiamo avuto come Imperial Sound Army risalgono alla metà degli anni 90. Imperial Sound era una band, è nata come band di musicisti, è stata una band per quasi 10 anni. Quando i lavori della band sono finiti per svariate ragioni, ho deciso di cercare di salvare le idee, i pezzi, gli arrangiamenti, tutto il materiale che avevamo accumulato negli anni. Abbiamo iniziato a riversare un po' di materiale nel computer, imparando a comporre così in maniera digitale. L'idea era quella di appunto ricreare i pezzi che facevamo con la band, però appunto mi accorsi, essendo alle prime armi con il computer, Cubase, Reason eccetera, cercare di ricostruire i rhythm già non era proprio come suonarli live, e quindi pian piano ho optato più proprio per una serie di produzioni digitali, più dub e meno strumentali suonate, meno roots, diciamo così. As I love to say, greetings, University of Dub. Greetings in the mighty name of His Imperial Majesty Empress Messiah I, King of Kings, Light of the World. It is a great honor and a pleasure to be here tonight for Raina Imperial Sound. Il lavoro di studio ti permette comunque di capire tante cose che magari nella band, stando nella band, non ti rendi conto, insomma, di una serie di lacune tecniche, diciamo, il tempo e tutte queste cose qua. Ti accorgi quando devi registrare che in realtà magari non tutti i musicisti vanno a tempo, eccetera. Poi comunque, insomma, capisci la musica a un approccio un poco diverso. Penso io che a distanza di tempo quello che abbia fatto sì che, insomma, la musica sia anche di una certa qualità è proprio il fatto di aver militato per anni in una band, perché grosso modo, insomma, hai in mente gli arrangiamenti, quindi quando riporti il tutto al computer, bene o male sai quello che stai facendo, o perlomeno quello che vuoi ottenere. Poi abbiamo preso a fare DJ set su ogni impianto possibile, dai PA dei locali a quelli enormi dei festival, impianti dei posti più svariati, ai sound system autocostruiti più o meno validi, più o meno, insomma, potenti. La differenza grande sicuramente l'ho vista per la prima volta a Londra, alla University of Dub, quando c'era la University a Brixton. È stata la prima volta dove ho capito la differenza tra un sound system come Dio comanda, nel senso proprio professionale, e una serie di casse arrangiate. E suonando per molti anni su appunto variati impianti mi ha fatto capire anche che era il momento di costruire una cosa nostra con gli standard dei quali avevamo bisogno noi, un impianto discretamente potente, pulito, per poter rappresentare al meglio quello che, insomma, è il nostro lavoro, la nostra musica e la nostra identità.
Pick me when I fall, when I losing I control, and the pressure of life put I back on the wall. When I feel alone, when I feel alone, when I feel alone, feel I get stronger. Ho iniziato ad ascoltare musica reggae attorno ai 14 anni. Mio padre mi regalò una cassetta di Bob Marley, alla quale mi appassionai tantissimo. Mi sorprendevano molto le parole dei testi che diciamo iniziavo a capire traducendo i testi di Marley. Che ho visto che insomma molte delle citazioni presenti nei testi di Marley erano direttamente riferite alle scritture, e quindi insomma ho cercato di approfondire e di capire appunto sempre meglio. Fino a che insomma è iniziato il mio percorso di fede. Lì a poco, ai 18 anni, sono andato in Africa, ho avuto modo di conoscere i primi fratelli, le prime comunità, sia appunto lì che in Italia, e niente, da lì il mio percorso musicale è sempre stato connesso alla fede, perché ho sempre cercato di rappresentare appunto le faccende dello spirito in Rastafari attraverso la musica. Questo è un po' quello che mi appassiona, mi motiva e mi fa fare quello che faccio oggi.